Ben ritrovati amici, che cosa ho qua? Una bella Sony A6004, l'erede di una stirpe gloriosa, un bocconcino appetibile che oggi si trova nel mondo dell'usato. E allora parliamone un po', visto che questo è un vero invito alla fotografia. Qualche aggettivo per descriverla? Autofocus, portabilità, peso ingombro, qualità del file, compattezza, leggerezza. Sì, è vero, manca la stabilizzazione. Il mirino forse un po' da rivedere. Il menu, il solito menu Sony, un menu che è assolutamente ricco, articolato, anche sufficientemente completo, ma organizzato a modo suo. E quindi bisogna entrare un po' in questa logica, andare a capire dove si trovano le schede con i comandi e poi, una volta che lo abbiamo imparato, si fa amicizia. Un'altra cosa, sì, forse una certa lentezza operativa, quello sì, all'accensione, allo spegnimento, a volte è ancora lì che trabatta, che deve registrare un file. Vabbè, mi fa venire nervoso, ma posso aspettare, mi dà più fastidio quando non si attiva subito e magari perdo lo scatto. Sono peccatucci veniali, perché detto questo, i file sono di ottimissima qualità Sony, sono quelli. Brava Sony, 24 megapixel, un bel sensore naturale, ricco di dettaglio, ma un dettaglio naturale, una gamma dinamica, una capacità di andare a leggere nelle ombre che pochi altri brand possono permettersi. E allora grazie RCE Foto Livorno, Luca e Gabriele, che mi hanno permesso di testare a fondo questa macchina. Sì, è vero, è uscita già la 6005, la 6006, la 6007, ma la 6004, che ha raccolto l'eredità della 6003, ma anche delle prime 5000, chi se lo ricorda, aveva un bel fardello sulle spalle. Beh, si è comportata davvero molto bene. E allora RCE Foto, lo sapete ormai, è il più grande mercato di usato fotografico che abbiamo in Italia e forse anche oltre. Tanto materiale usato come nuovo e comunque con la garanzia. Mi raccomando, questo non è da sottovalutare. A me piace molto, è compatta ma di qualità. Il sensore 24 megapixel che conosciamo tutti, brava Sony, ve l'ho già detto. Poi certo i pulsanti sono piccoli per qualcuno, è vero, a parte questa ghiera e quest'altra che ci permette di andare a selezionare alcune opzioni, non troviamo molto altro sul top, accensione, spegnimento e qualche altro comando, come questo ad esempio. Il pulsante per avviare la ripresa in movimento, cioè le clip, lo troviamo sul dorso. È molto pratico, bisogna solo ricordarsi che lì, soprattutto per chi come me cambia tanti sistemi, a volte lo mettono qua, là, dietro, qui, sul dorso e anche in sponda. Vabbè, basta solo sapere che è lì. Molto pratici invece questi comandi, sì, a partire dalla ghiera. Questa è una vera e propria ghiera che ci consente di spostare le funzioni, e poi i classici comandi che troviamo su molte fotocamere. Il menu lo richiamiamo da qua oppure con il tasto, quello rapido al centro della ghiera. Il menu è sfasato, ma è anche vero che questo monitor, che è, come vedete, basculabile e si porta anche all'esterno, farà la felicità di molti, soprattutto filmmaker. Io apprezzo sempre un pochettino di più quello snodabile, perché mi toglie anche magari la cascata di luce che arriva dall'alto e posso orientarlo, angolarlo, soprattutto quando mi muovo in prima persona. Dall'altra parte troviamo le prese, e invece per quel che riguarda la batteria la troviamo qua sotto. Sì, ho ritrovato la mia cara vecchia Sony, ma una durata della batteria che è sempre stato il tallone d'Achille di queste fotocamere, quindi mi raccomando, servono quelle di scorta, non c'è scampo, perché è una camera che consuma. Del resto, ogni volta che ho in mano queste fotocamere mi viene in mente come Sony sia stata davvero un po' la capostipite nel rendere compatta una fotocamera mantenendo questa qualità. Bene, brava. Che cosa non è esente da critica? Questo sportelletto. Intanto sembra l'apertura va veramente insomma maneggiata con cura, perché sembra quasi che non si blocchi, non si incastri, ma soprattutto la scheda, che in questo caso non c'è, è stipata in questa intercapedine. Per sfilarla bisogna avere un po' delle ditine chirurgiche, sì, è proprio così. E anche la chiusura
vabbè, va controllato che sia chiuso. Non pensiate che rispetto alla serie A7 sia la sorellina così minore, così più piccola e distante. La qualità percepita, la solidità, c'è tutta. E poi c'è anche il fatto di poter utilizzare gli anelli adattatori per impiegare ottiche anche di altri brand, magari ottiche vintage, molto apprezzate, soprattutto nel comparto video, nel comparto cine. Insomma, si apre un mondo, diciamola tutta, metteteci davanti un buon obiettivo e la qualità salta fuori assolutamente. Infatti il sensore è un sensore super collaudato, uno di quelli che ritroviamo su molte fotocamere della linea Sony, ma guarda caso questi 24 megapixel sembrano un po' mettere d'accordo tutti i vari brand e quindi è diventato un po' il sensore, il numero di pixel di riferimento per moltissime fotocamere di successo. La qualità, come vi dicevo, è quella Sony, quindi un bilanciamento del bianco molto accurato, tendente leggermente al freddo, ma sapete che si può comunque aggiustare in camera. Molto ricca la dotazione anche degli interventi sulla gamma dinamica, sull'HDR, sui vari stili che possiamo richiedere alla camera. Persino il bilanciamento del bianco può essere riferito più al tono caldo oppure preservare quello che è un po' la tonalità dell'ambiente. L'ho trovato molto utile in alcune circostanze. Molta buona la ricchezza del dettaglio raccolto, ma soprattutto, come da tradizione Sony, un'alta gamma ed un autofocus assolutamente all'altezza, tanto nel comparto fotografico che in quello video che andremo ad analizzare fra poco. La nobiltà del sensore lo si vede anche nella latitudine di posa, nella capacità di essere stiracchiato in tutte le direzioni. Questo è uno scatto a 400 ISO, come avete visto, volutamente sottoesposto per poi recuperare ben 4 stop. Il risultato è eccellente se rapportato soprattutto al prezzo e al costo di questa fotocamera. È vero, forse le serie più importanti riescono a fare un po' meglio, ma questo ad esempio è uno scatto a 64.000 ISO. Resta comunque tutto sommato leggibile con il noise reduction che c'è in camera, quindi complimenti ancora una volta a Sony. E del comparto video ne vogliamo parlare? No, non distraetevi che ho già visto che state guardando questo, ma di questo, del 1810 Cine, ve ne parlo in un altro video perché già ho avuto modo di provare questa camera anche con questo obiettivo pazzesco. Comparto video, ma c'è poco da dire, l'autofocus pazzesco, veramente l'inseguimento, siamo in casa Sony, non serve dire altro, tenuta delle alte luci, la qualità del file anche ad alti ISO, soprattutto quando andiamo a fare delle riprese in ambienti che hanno luce mista, eccellente. Come testimoniano queste immagini che ho ripreso, d'accordo, con un 18-110 EPZ, che è un obiettivo cinematografico, ma pur sempre con la piccola Sony A6004, luce mista, incredibile, inseguimento, tracking, capacità di mantenere quel rapporto fra i colori, il giusto grado di contrasto anche in zone di penombra dove mantiene anche l'inseguimento del soggetto. Quindi assolutamente, come da tradizione Sony, vi dicevo all'inizio, il comparto video è assolutamente all'altezza. E una riflessione la faccio anch'io, visto che stiamo parlando di una camera sì recente, ma della quale ne sono già venute fuori la 6.5, la 6.6 e la 6007. Vale veramente la pena farci un pensierino. In conclusione, perché una fotocamera come questa? Oggi che si comincia a trovare nel mondo dell'usato, perché sono usciti delle nuove generazioni di A6000 XXX, beh, è assolutamente un acquisto da ponderare, da fare, perché c'è tutta la qualità Sony. E poi ve l'ho detto, questo sensore è ben riuscito, i 24 megapixel, ma guardate caso che tutti i brand sono allineati su questo, è un sensore che mette per l'appunto in perfetto bilanciamento quella che è la richiesta di dettaglio, di acutanza e la qualità del file, cioè senza snaturare, senza andare a rincorrere la radiografia, senza andare ad urlare i colori, naturalezza. E allora cari amici, grazie nuovamente a RCE, io vi aspetto ai prossimi video, anche perché
vi devo parlare del 1810 con le clip che ho fatto, da recarsi baffi.